Benvenuti sul canale Ciceroni per caso. Io sono Kasia. Io sono Gianluca. E Ci troviamo a Colonia, in Germania. Siamo in Germania, siamo a Colonia. E prima di andare a visitare la città andremo a vedere il castello che si trova poco fuori dalla città. Sarà insomma una mezz'oretta, un'oretta di macchina. Per poi, una volta finito di fare questo tour nel castello, cioè quello che potete vedere alle mie spalle, andremo a vedere la città di Colonia. Cosa aspettarsi da vedere? Scopritelo insieme a noi. Sigla! Non tanto lontano dalla città di Colonia possiamo trovare il castello di Carlo Augusto, che è stato creato nel XVIII secolo, se non ricordo male, è stile barocco, quindi richiama molto la Reggia di Versailles o il palazzo di Wilanów che è a Varsavia. Andiamo a vedere cosa possiamo imparare da questa grande struttura. Questa è la sede residenziale del principe eletto. Andiamo a vedere. I castelli di Augustusburg e Falkenlust, spero di averli pronunciati bene, si trovano nella città tedesca di Brühl, poco lontano da Colonia. Per farla breve, questi rappresentano uno dei più importanti esempi dell'architettura barocca e rococò della Germania, tanto che nel 1984 sono stati inseriti nell'elenco dei patrimoni dell'UNESCO. Il castello sorge sulle macerie di una vecchia fortezza medievale che fu fatta saltare in aria nel 1689 dai francesi durante la guerra di successione del Palatinato. I due palazzi vennero costruiti agli inizi del XVIII secolo su ordine di Clemente Augusto di Baviera, membro della famiglia di Wittelsbach e principe elettore dell'arcivescovato di Colonia. Nel 1723 Carlo Augusto successe al suo zio Giuseppe Clemente di Baviera come arcivescovo di Colonia. Nel 1725 iniziò i lavori di ricostruzione del castello sotto la direzione dell'architetto vespalico Sclaun. Nella costruzione dell'edificio parteciparono diversi architetti che diedero vita a opere maestose come la scalinata principale e le diverse sale piene di colonne e anche pitture. Il castello di Augustusburg venne concepito come un puro castello di caccia e residenza estiva e fu abitato come tale solo dalle 4 alle 6 settimane all'anno dal principe elettore. Tra il 1740 e il 1746 il grande architetto Neumann realizzò lo scalone d'onore, considerato una delle principali creazioni del rococò tedesco. Possiamo dire che quasi tutte le sale del castello sono ornate da ricchissimi stucchi e marmi di diverso colore, così come anche molti affreschi, ed è davvero bello poter passeggiare in questi ambienti e rimanere a bocca aperta davanti a queste grandi opere. Il giardino davanti al castello fu progettato nel 1728 da Dominique Girard sui modelli classici dei vecchi giardini francesi. Grazie ad un accurato restauro e cura, oggi è uno dei giardini più autentici del XVIII secolo in Europa. I tentativi di ricostruzione della pianta originale furono difficili, ma il parterre principale venne ricostruito negli anni 33 e 35 del 1900 sotto la direzione di Georges Potente, che si rifece ai piani originali del 1728. Bello, è stato davvero bello, oltre che essere molto grande come castello. anche se da visitare, non era visitato. Sì, le aree visitabili non erano tante, però con quel prezzo che abbiamo pagato, oggi era gratuito, altrimenti avremmo dovuto pagare 20 euro biglietto più di guida. Visto che era gratuito, sono soddisfatto. È interessante da vedere, così come anche diverse cose che c'erano all'interno, come la trappola per le pulci, sono rimasto davvero colpito, o come si lavavano all'epoca. È davvero interessante da scoprire queste piccole chicche. Andiamo adesso a Colonia e vi mostriamo questa città.
Subito fuori la stazione centrale di Colonia troviamo la cattedrale, che è davvero mastodontica come potete vedere, e che adesso vi raccontiamo alcune delle sue curiosità. La cattedrale metropolitana dei Santi Pietro e Maria, con le sue torri cuspidate di ben 157 metri di altezza, è la seconda chiesa più alta della Germania, dopo il Duomo di Ulma, è la terza più alta al mondo. Anche se dal 1880 fino almeno al 1884 questa cattedrale è stata l'edificio più alto del mondo. Come rivenuto dagli scavi archeologici, in quest'area sorgevano delle case romane fra il I e il IV secolo ed un tempio dedicato a Mercurio. Nella prima metà del XIII secolo si decise di sostituire la precedente cattedrale con un nuovo edificio concepito come reliquiario in pietra per l'Arca dei Re Magi, che è un reliquiario realizzato fra il 1190 e il 1225, contenente le reliquie dei magi, ed è ancora oggi possibile vederla perché è situata dietro l'altare principale. Inoltre, doveva fungere da cattedrale reale per sostenere la pretesa degli arcivescovi di Colonia di eseguire l'incoronazione dei sovrani del Sacro Romano Impero e mantenere allo stesso tempo il prestigio di luogo di pellegrinaggio fra i più importanti d'Europa. Il progetto venne affidato al mastro Gerardus, che concepì un grandioso tempio in stile gotico. Il 15 agosto 1248 fu posata la prima pietra. A partire dal 1515 fu intrapresa la costruzione della nuova Basilica di San Pietro in Vaticano. Per finanziarla fu utilizzata una vivace vendita di indulgenze che causò tra l'altro l'impulso per la riforma di Martin Lutero, a seguito della quale il flusso di pellegrini e quindi anche del denaro per la costruzione della cattedrale di Colonia diminuirono notevolmente. E così nel 1570 il cantiere era definitivamente chiuso e l'edificio rimase incompiuto. Tra il XVII e il XVIII secolo si volle dare un impulso più moderno all'edificio e se ne iniziò la ristrutturazione secondo i gusti dettati dallo stile barocco allora in voga. Fu solo nel XIX secolo, grazie alla riscoperta del Medioevo da parte del Romanticismo, che i lavori ripresero. Una commissione della corte prussiana fece infatti ripartire la costruzione nel 1842, basandosi su schemi e progetti originali medievali, portando in meno di 40 anni la cattedrale allo stato che è visibile oggi. Il 4 settembre 1842 il re di Prussia e il coauditore von Geissel posero la prima pietra per l'ulteriore costruzione della cattedrale. Il progetto, basato sull'ideale gotico, però non impedì ai capomastri di utilizzare i più moderni materiali da costruzione dell'epoca. Il completamento ufficiale di quella che all'epoca era la più grande cattedrale della Germania venne festeggiato come un vero e proprio evento nazionale, 632 anni dopo l'inizio dei lavori. Fu celebrato il 15 ottobre 1880 dall'imperatore Guglielmo I. Quando fu ultimata, la cattedrale di Colonia era l'edificio più alto del mondo, superato in questa classifica però solo 4 anni più tardi dal Washington Monument, anche se tuttora ha ancora il primato della più grande facciata del mondo per un edificio religioso. La cattedrale venne colpita 14 volte durante i bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale, ma fortunatamente non collassò. I lavori di restauro terminarono nel 1956. Nel 1996 la cattedrale è entrata a far parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Tra le altre curiosità, oltre ai vari monumenti che sono all'esterno della cattedrale, così come quelli all'interno, possiamo dire che la cattedrale possiede 12 campane. La prima fu quella dei Re Magi, dal peso di 3,4 tonnellate, fusa nel 1418 e installata nel 1437. Le due campane, dette Pretiosa e Speciosa, vennero installate nel 1448 e da allora sono sempre rimaste al loro posto e quindi hanno quasi 600 anni di storia. È una cosa fantastica. E la più grande delle campane del Duomo è la Petersglocke, cioè la campana di San Pietro, fusa nel 1922 e pesante ben 24 tonnellate ed è la più grande del mondo fra quelle installate su una torre. Non è facile trovare delle chiese così grandi e personalmente sono rimasto molto colpito non solo dalle numerose opere che sono al suo interno, ma anche dalla dimensione stessa. È qualcosa che toglie il fiato. Adesso proseguiamo la nostra passeggiata.
Coś chcesz powiedzieć? Poczekaj. Sì! Słucham. Vuoi dire con me? No, no, con me. Wstydzi się. Questo qui è un pezzo di terra, un pezzo di strada romana, perché la Germania era sotto la colonia romana, ovviamente anche qui c'erano delle strade fatte dai romani e questo è uno dei pezzi delle strade che erano presenti all'epoca dei romani. Ci abbiamo passeggiato, ci siamo rotti una caviglia, mancano solo i cavalli. Adesso stiamo camminando sul ponte Hohenzollern ed è un fatto davvero interessante. Oltre che questo ponte viene conosciuto come il ponte degli innamorati, infatti ci sono tanti di quei lucchetti che si stimano intorno alle 2 tonnellate, il peso complessivo di tutti i lucchetti. Questo ponte collega le due parti della città di Colonia. Mi hanno raccontato che la parte vecchia di Colonia è la parte amata dai tedeschi, a differenza di quella dall'altra parte, perché nel Medioevo, sull'altra sponda del Reno, la parte che adesso è di Colonia apparteneva a un'altra città, dove c'è un castello vicino, e praticamente questa parte qui era controllata dal re o dal duca, non ricordo, che abitava in questo castello, mentre nella città vecchia di Colonia, dove c'era il Duomo, c'erano i vescovi, c'era il clero che comandava. E cosa è successo? Che poi col passare degli anni, quando sono arrivati gli ebrei, quelle popolazioni giudaiche, così come anche turche, sono andate ad abitare tutte dalla parte del castello, ed è per questo motivo che la parte, diciamo, nuova di Colonia, dall'altra parte del Reno, era mal vista dai tedeschi. Mi hanno anche detto che ancora oggi c'è una parte di questo quartiere che è completamente sovrappopolato da turchi, da negozi turchi, attività turche, e scarseggiano tantissimo persino le attività tedesche, quindi è davvero interessante. Un'altra chicca, sempre di questo castello che mi hanno raccontato, Sore aveva costruito questo castello in modo tale da tenere sott'occhio il Duomo di Colonia. Bello, bello, bello. Mentre costeggiamo il fiume Reno, passeggiando verso la città vecchia, ci siamo imbattuti nel Fischermarkt, cioè Piazza del Pesce, dove ci sono presenti 3 palazzi, questi qui di colore pastello, dietro la chiesa c'è quella della chiesa di San Martino, e questi palazzi sono stati costruiti nel 1685, sono davvero belli. Ancora oggi ci sono dei locali dove si vende il pesce nelle vicinanze, o ci sono ristoranti, pub e così via. Quindi adesso ci incamminiamo per andare a vedere il municipio, cioè la piazza del mercato, quella vera e propria. Perché c'è tutta questa confusione? Il carnevale inizia domani, per questo tutto questo casino. Quando è che inizia il carnevale qua in Colonia, lo ricordi? 11 novembre. Quindi 11-11 alle? 11-11. 11-11. Siamo arrivati alla piazza del mercato, solo che, come ha detto Kasia, poiché domani, visto che oggi è 10 novembre, domani è 11, inizia il carnevale qui a Colonia e si protrarrà fino alla fine del carnevale, che tutti, la maggior parte
festeggiano a febbraio, stanno preparando tutto quanto e quindi si riesce a vedere ben poco, non c'è tanta confusione. E niente, la cosa caratteristica è che qua, come si può vedere, comunque ci sono tante case colorate, color pastello, quindi una diversa dall'altra. Ci sono alcune case che sono davvero vecchie, tra cui quelle di 400 anni fa, quindi niente male. Ci spostiamo che sta per passare la macchina, ma mi mette sotto. E come al solito, cosa può fare quando siamo lontani da casa in viaggio? Amore, cosa fa? Piove, che bello, che bello. Mentre passeggiamo nel centro storico, vi voglio dire una cosa che ci hanno raccontato, che si può anche vedere, che oltre a questi palazzi vecchi, ci sono alcuni grattacieli o palazzi che sono particolari. Uno è il Triangolo di Colonia, dove sono presenti tanti uffici ed si trova dalla seconda sponda del Reno, su quella che non piaceva ai tedeschi. E inoltre ci sono 3 case chiamate Case delle Gru, vediamo se riusciamo a farvele vedere, dove la loro struttura ricorda molto quelle gru. E una cosa che le tiene in equilibrio è l'ascensore, per come è stato costruito. Senza l'ascensore cadrebbero, e quindi la loro forma, la loro struttura ricorda molto quella delle gru. Continuiamo con le fortune del viaggiatore inesperto. Praticamente non è possibile vedere il municipio medievale, nonché sia una struttura mastodontica anch'essa, perché durante dei restauri hanno trovato dei reperti nel sottosuolo risalenti al Medioevo e riguardavano la comunità ebraica, giudaica, che era presente qui, e quindi ci sono tutte impalcature, cancelli, non riusciamo a vedere il municipio. Il municipio di Colonia è uno degli edifici più storici di tutta la Germania, tanto è vero che costituisce il più antico municipio di questa nazione, con una storia documentata lunga più o meno 900 anni. Oggigiorno il municipio ospita il consiglio comunale e l'ufficio del sindaco. Il municipio di Colonia si presenta come un grande complesso di edifici costituito da varie strutture aggiunte progressivamente in diversi stili architettonici che vanno appunto tra il XIV e il XIX secolo. Il primo municipio venne eretto nel 1135 in stile romanico, ma a partire dal 1330 l'edificio venne interamente rifatto in stile gotico. La parte più antica dell'odierno municipio è il cosiddetto Saalbau, ovvero in italiano edificio della sala, e risale all'epoca gotica. La costruzione del Ratstrum, cioè della torre, venne commissionata il 19 agosto 1406 ed è eretta in stile gotico tra il 1407 e il 1414, a 5 piani, a un'altezza di 61 metri, dove nel piano più alto c'era il cure, cioè il posto di guardia della sentinella del fuoco. La torre è ricca di decorazioni, ha una serie di 124 statue di personaggi storici, anche se tra agenti atmosferici e la seconda guerra mondiale molti di essi andarono distrutti, così come anche il resto del municipio. Però possiamo dire che quasi tutto il municipio è stato completamente ricostruito. Dal 1958 la torre del municipio è stata dotata di un carillon di 45 campane che suona 4 volte al giorno. Come detto, Colonia rientrava sotto il dominio romano, pertanto è facile trovare dei reperti della civiltà romana, tra cui un piccolo arco che in passato era collegato all'acquedotto. Un'altra cosa che è possibile trovare, una dozzina di chiese, come quella di San Martino che avevo visto che era grandissima, che sono costruite in stile romanico. Sinceramente non pensavo che ci fossero tutte queste cose interessanti da vedere a Colonia.
riusciti a portarvi qui ai Palazzi Gru. Si chiamano così perché sono fatti con una L rovesciata, così, e ricordano le gru. Come vi dicevo, l'ascensore fa da stabilizzatore. Sono alti 62 metri, lunghi 70 e larghi 34. Due sono adibiti a uffici mentre uno abitazione. Dove andiamo? A Breslavia, a Wrocław. Ah, e poi da là andiamo a Varsavia? Yes. Ah. E così siamo arrivati alla fine del nostro viaggio qui in Germania, per motivi di tempo, anche perché abbiamo scelto un giorno poco adatto per visitare la città, vista la confusione dei preparativi per il carnevale che finirà praticamente, come già detto, a febbraio, anche se ci saranno solo piccoli eventi sporadici che richiameranno il carnevale per tutto questo periodo. Quindi speriamo che questi assaggi di Colonia vi abbiano attirato, così da invitarvi a vedere questa città in Germania. È arrivato il momento di prendere l'aereo, come potete ben vedere. Anche per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao Neo!